Ciao, benvenuto su Non mi dire. In questo video ti mostro come è possibile ridurre il tuo percorso del mouse su Gmail. Nel senso che, allora, quando tu stai su Gmail, ci lavori su Gmail, la freccetta del mouse si sposta in più punti, ok? Perché una volta la devi scrivere l'email, poi devi andare negli archivi, poi devi aprire la posta in arrivo, tutte queste cose così. E quindi magari questo mouse va avanti e indietro. Però in Gmail, per una questione anche di velocità di uso, esistono delle scorciatoie da tastiera, che ti permettono di ottimizzare i tempi e di ridurre il passaggio del mouse su Gmail. È una funzione che viene utilizzata per lo più per i power user, diciamo di coloro che passano le ore su Gmail, ma io te la mostro perché può darsi che per te sarà più comoda. Resta fino alla fine del video e ti farò vedere anche alcune combinazioni di tasti e come li potrai anche scoprirne dei nuovi o anche fare i tuoi personalizzati. Attenzione. Oh, okay. Yeah. He has no notifications. Allora, eccoci qui, apri il tuo Gmail. Impostazioni, perché come ti dicevo prima, adesso se io vado a cliccare una lettera non funziona niente, ok? Pure una combinazione di pasti, non va a nulla sul Gmail, non si attiva nulla. Quindi dobbiamo attivare questa funzione. Impostazioni, visualizza tutte le impostazioni e andiamo in sezione avanzate. In avanzate c'è la parte che parla proprio di scorciatoie da tastiera personalizzate. Andiamo in abilita e non ci dimentichiamo che devi fare salva modifiche. Qualsiasi cosa diciamo tu vai a modificare, non ti dimenticare mai di salvare. Adesso ecco qui, si riavvia il tuo Gmail e adesso praticamente è come se le funzioni si fossero attivate. Ma prima di vedere ti mostro quest'altra sezione che si è aperta. Eccola qui, scorciatoie da tastiera. Ci clicchi e come puoi vedere qui sono comparsi una serie di comandi, tutti personalizzabili. Vedi? Quindi magari se tu vuoi che scrivere un'email non è la C ma è un'altra lettera, la metti qui, no? Questo è un esempio. E poi in basso, qui a tutto, nel momento in cui cambi oppure crei confusione, ti dice ok, devo ritornare un attimo alla base, alla proposta iniziale, clicchi su ripristina predefiniti. Però adesso ti mostro un'altra cosa, perché non finisce qui, perché in questo caso, ritorniamo un attimo lì, veniva detto che se tu batti la C sulla tastiera si apre il box per poter scrivere l'email. Premo la C e la C non funziona. Quindi cosa significa? Significa che forse bisogna attivare qualche altra cosa. Ed ecco che accade questo. Allora, premendo il tasto Shift punto interrogativo ti compare l'intera, possiamo dire, possibilità a schermo di tutti i tasti e le combinazioni di tasti per poter attivare questo tipo di funzioni, cioè questo tipo, più funzioni. Qui c'è tutto l'elenco completo, ovviamente non te lo vado a leggere, altrimenti questo video durerebbe 15 ore. Però ti mostro che per poter utilizzare quella C che ti dicevo prima, devi andare semplicemente qui. Devi fare abilita. Ok? Come puoi vedere, tutta questa sezione qui sotto riportata diventa abilitata. Adesso ti mostro. Io adesso premo quella C che ti dicevo prima. Ecco qui, si è aperta
la nuova email da poter inviare. Vediamo un attimo, perché adesso non le ricordo, figurati. Facciamo cerca nella posta, vediamo se funziona. Il tasto è questo, eccolo qui, si è andato a finire nel menu qui. Prendiamone un'altra. Andiamo, wow, non lo so. Messaggio per... rispondi R, vediamo un attimo cosa accade, cosa va a prendere in verità. Ovviamente non prende nulla, io vado qui, apro l'email, R, ed eccola qui, che si apre la risposta. Comunque ci sono molti comandi che è possibile utilizzare. Ti rifaccio vedere nuovamente la schermata shift punto interrogativo e che puoi anche, diciamo, personalizzare come ti ho fatto vedere prima. Non ti dimenticare che se vuoi usare quelle singole lettere devi abilitare qui, perché altrimenti non ti funziona. Allora, queste sono delle funzioni molto avanzate. Non so se ti troverai ad utilizzarle, se ti sarà comodo, però tu lascia un commento così magari ne parliamo. Mi rendo conto che se le usi magari ricorderai quello che ti servirà, ma se non le usi non andrai mai a ricordare le lettere che puoi utilizzare per andare più veloce nell'uso di Gmail. Quindi sta a te ora decidere. Ti ho fatto vedere questa funzione che è molto avanzata. Non ti dimenticare di lasciare un like, condividi il video magari con qualcuno che si lamenta dei metri che fa con il mouse utilizzando Gmail, e iscriviti al canale, mi raccomando, iscriviti al canale in modo tale da farmi capire se questo genere di video ti interessano o meno. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!